Buongiorno! Anche ottobre se n'è andato e la fine dell'anno si fa sempre più vicina a questo grande momento di tensione per chi ha partita IVA o azienda. Però questa è una nuova puntata dei miei investimenti, la rubrica dove parlo di tutti i miei investimenti passati, del loro andamento, di quello che sto guardando, di cosa sto facendo e di cosa farò. Insomma, faccio una sorta di mio diario finanziario che condivido con voi, anche perché vorrei sentire le vostre opinioni e vorrei che si creasse qui sotto nei commenti una discussione costruttiva. Come sapete, io entro fine anno trasferirò la mia residenza fiscale in uno stato estero e aprirò anche azienda all'estero. Alla fine di questo video vi darò delle informazioni aggiuntive proprio su questa cosa, perché fine anno si sta avvicinando, come ho detto prima, e oltretutto, per chi non lo sapesse, questo video è strutturato un inizio dove vi parlo di tutti i miei investimenti passati e del loro andamento e poi di tutti i progetti futuri. Quindi se volete sapere cosa farò, seguite questo video fino alla fine. E poi, se non l'avete ancora fatto, dato che in questo mese molto probabilmente viaggerò verso il paese o i paesi dove molto probabilmente sposterò la mia residenza, ricordatevi di seguirmi su Instagram, così sarete i primi a vedere quello che sto facendo e dove sto andando e tutto ciò che faccio quotidianamente. Detto questo, direi che possiamo iniziare questo video. Prima di farlo, ultima postilla come sempre: io non sono un consulente finanziario, sono semplicemente un ragazzo di 21 anni che sta condividendo il suo processo nella finanza e negli investimenti. Quindi, prima di spostare i vostri soldi, fate le vostre opportune considerazioni. Io voglio semplicemente condividere la mia esperienza affinché questo mondo sia più accessibile per tutti e possiate vedere cosa succede al suo interno. Inizio con la revisione di tutti i miei investimenti passati, poi vi faccio vedere gli investimenti nell'arco dell'ultimo mese e dopodiché i nuovi progetti, che sono sempre le cose più interessanti. Allora, per quel che riguarda gli investimenti passati, tutte le piattaforme che sto per menzionare dove investo sono piattaforme di peer-to-peer lending. Se volete informazioni aggiuntive, qui sotto in descrizione trovate tutti i link necessari con mie video recensioni, articoli del mio blog, ed oltretutto, se poi dopo aver fatto le vostre considerazioni volete investire in queste piattaforme, vi lascio anche tutti i link invita un amico, tramite i quali sia voi che io possiamo avere dei bonus. Comunque, prima di investire una qualsiasi somma, cercate di avere le opportune informazioni. Detto questo, vi faccio una carrellata di tutte queste piattaforme. Su Bondora nell'ultimo mese ho investito altri 500 euro e ho guadagnato di interessi circa 50 euro. Seconda piattaforma, Mintos, lì ho investito altri 400 euro e ho guadagnato di interessi circa 15 euro. Terza piattaforma nella quale investo, Estate Guru, qui fanno peer-to-peer lending per l'immobiliare. Non ho investito altri soldi, però ho guadagnato dai soldi che lì avevo già depositati 3,30 euro circa. Quarta piattaforma, rendimento etico, qui non pagano gli interessi mensilmente, quindi alla fine del progetto dovrei darvi il suo risultato, per cui non posso ancora dirvi nulla. Quinta piattaforma, Twino, qui non ho depositato nulla, però quello che avevo già depositato ha generato circa 70 centesimi di interessi. Non mi dilungo, trovate tutte le informazioni di queste piattaforme qui sotto in descrizione, e oltretutto, se volete vedere quanto ho guadagnato nell'arco del tempo, ho fatto una pagina dedicata nel mio blog che si chiama Income Graph, trovate il link qui sotto in descrizione, o altrimenti andate a cercare zforzane.com Income Graph e lì vedete quanto sto guadagnando e quanto ho guadagnato. Detto questo, passiamo ai nuovi investimenti di quest'ultimo mese. L'unico che ho fatto, ed ovviamente anche il più significativo, è quello nel Bitcoin. Infatti sto prendendo posizioni acquistando Bitcoin. Ovviamente ho fatto un'analisi di quanti soldi posso permettermi di investire nel Bitcoin, dato che è un investimento molto rischioso e dovete essere consapevoli, come io sono consapevole, che posso perdere tutti i soldi che investo nel Bitcoin, e quello che sto facendo è fare una media di posizioni. Infatti semplicemente non prendo, che ne so, vuoi investire 10.000 euro nel Bitcoin, non prendo tutti quei 10.000 euro e compro in un'unica tranche 10.000 euro di pari valore del Bitcoin, che sono tipo un Bitcoin, 2 qualcosa, però sto dividendo il mio capitale in diverse
diverse tranche in modo tale che posso fare una media di posizioni di entrata per non rischiare di comprare il Bitcoin ad un prezzo altissimo, ma di fare una sorta di media. Ad ora sono entrato con 1200 euro quando il Bitcoin era a 7000 euro di valore e sto cercando in questi mesi di prendere diverse posizioni. Il mio sarà un investimento a lungo termine, come minimo 2 o 3 anni prima di poter ritirare le mie perdite o i miei guadagni, perché potrei anche perdere tutto. Poi fatemi sapere se c'è interesse in questo argomento e magari posso fare un video dove vi spiego come ho acquistato il Bitcoin e come lo tengo in sicurezza. Comunque io ho già fatto alcuni video trattando questo argomento, quei video ve li lascio qui sotto in descrizione, quindi se siete interessati andateveli a vedere, e sempre qui sotto in descrizione vi lascio anche alcune fonti o informazioni che magari possono interessarvi. Comunque sempre come prima cosa, prima di un investimento, informatevi. Ed ora la parte che forse vi piace di più, i nuovi progetti. Come avevo già menzionato il mese scorso, un mio nuovo progetto è quello di diversificare ancora di più le tipologie dei miei investimenti. Infatti, come avete visto, questo mese ho investito un po' di soldi nel Bitcoin e mi sto posizionando sul Bitcoin, come ho già detto prima. Nei mesi passati ho investito in alcune startup e nell'arco dell'ultimo mese sto risparmiando un po' di soldi da poi dedicare ed investire in ETF o nel mercato azionario. Non inizio questo tipo di investimenti già a partire dagli ultimi mesi del 2019 perché, dato che mi trasferirò, come ho già detto, ho intenzione di fare il setup fiscale, la mia residenza fiscale nello stato dove mi trasferirò, e quindi non voglio incasinarmi con doppie dichiarazioni su cose, voglio semplicemente dichiarare i miei investimenti fatti da quello stato dove magari la tassazione sul capital gain è inferiore e quindi non ho burocrazia aggiuntiva corrispondente sia allo stato dove mi trasferisco che all'Italia. E questa cosa la faccio per un concetto che ci tengo a ripetere ogni volta quando si va ad investire, ed è la diversificazione. Quando si va ad investire bisogna sempre diversificare il proprio investimento e le tipologie di investimento. Io ad ora ho diversificato il mio investimento in vari piani peer-to-peer, ma non ho ancora diversificato abbastanza le tipologie di investimento. Infatti nel mio portafoglio di investimenti la fetta del peer-to-peer lending è troppo grande. Io non voglio diminuire i soldi investiti lì, ma semplicemente voglio alzare le percentuali di altre tipologie in modo tale che sia un po' più diversificato. Comunque, tornando a parlare del mio trasferimento, manca poco, manca molto poco, e in questi ultimi 2 mesi, dopo aver analizzato tantissimi stati, penso di, non lo so, tra consulenze, commercialisti, penso di essermi scervellato. Sono un libro ormai, dovrò sicuramente fare una libreria di video dove vi spiego tutte le conoscenze che sono riuscito a guadagnare in questo mese, per fare in modo anche che se vi trovate nelle mie stesse condizioni non perdiate tutto il tempo che io ho perso, che poi per carità sono sempre informazioni in più che ho, che molto probabilmente alla fine non mi serviranno per quello che devo fare. Comunque, ad ora gli ultimi 2 stati che sto analizzando per fare una panoramica totale sono Malta e Dubai, sia per la residenza che per il setup aziendale. Ne ho analizzati altri che sto ancora considerando, come per esempio il Portogallo e la Romania. Dopodiché, dopo aver analizzato queste 2 altre opzioni, nei prossimi 15 giorni sceglierò lo stato dove andare ad aprire azienda e lo stato, che può anche essere diverso, dove andrò a prendere residenza. Questa cosa di sicuro a brevissimo tempo la scoprirete se mi seguite sia qui che su Instagram. Ve ne farò di sicuro presente anche per sentire le vostre opinioni. Poi, se volete lasciarmi opinioni e informazioni in più di esperienze che avete fatto nello spostamento della residenza e della vostra azienda, qui sotto nei commenti sono sempre molto graditi, soprattutto perché attualmente mi trovo a fare proprio questa cosa. Mentre per quel che riguarda il canale YouTube, sta arrivando un video riassuntivo del mio viaggio, nel quale sono stato tra Milano, Chiasso, Svizzera, Lussemburgo e Portogallo. Dopodiché continuerò ad aggiungere video nella rubrica del trading, che vi invito a seguire perché si sta popolando di video sempre più utili, che seppur di nicchia e seguiti da poche persone mi stanno dando veramente grandi soddisfazioni. Poi sto progettando nuove sfide da farvi vedere per la crescita personale e la produttività, quindi vi consiglio sempre di rimanere connessi e sintonizzati perché stanno arrivando veramente cose interessanti
avanti e io mi sto scervellando in quest'ultimo periodo proprio perché devo cercare di coordinare il tutto e di riuscire a spostarmi e aprire tutti questi nuovi progetti in un nuovo stato, cosa che è complicata ma allo stesso tempo motivante. Detto questo, qui sotto nei commenti ditemi se volete approfondire un qualsiasi argomento che io ho trattato in questo video, lasciate un mi piace se questo video è stato interessante e vi è piaciuto, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perderete nessun altro mio video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!